Salve a tutti, e lo so cosa starete pensando adesso, ma chi è il pazzo che si farebbe questi capelli? Un attimo che ci arriviamo. Però prima di iniziare ci tengo a dirvi che questo video sarà un po' lungo, quindi mettetevi belli comodi. Se mi incepperò, è normale, è la prima volta che mi metto seduto di fronte a una videocamera a parlare. Parto col dire che in particolare questo video aveva lo scopo di documentare quello che sto facendo. Però poi ho pensato, probabilmente questo video arriverà anche a persone che non mi conoscono o che magari mi conoscono ma vogliono sapere alcuni particolari, alcuni dettagli. A volte capita che mi facciano domande del tipo perché, dove, quando e tutto il resto appresso. Quindi per me fare questo video è anche un modo per dare risposta a queste domande che mi vengono poste. Il mio interesse è perché voglio far arrivare questo video a persone che possono essere potenzialmente interessate a ciò che sto per raccontare. Fatte le premesse, chi sono innanzitutto? Io mi chiamo Raffaele, sono un ragazzo di 22 anni, vengo da Napoli, sono all'incirca quasi 10 anni che coltivo la passione per la musica rap, hip hop in generale, la cultura hip hop in generale. Il mio obiettivo è far diventare questa mia passione una vera e propria professione. Come avrete già capito, sono un rapper, ma anche un beatmaker barra produttore. Mi autoproduco anche le basi musicali. E da un po' di tempo in realtà tutto quello che ha a che fare con la creazione e il processo di un brano. Come la maggior parte di voi, io lavoro assieme a mio papà, che saluto, nel mio caso per sostenere economicamente parlando le spese dei miei progetti inerenti sempre al settore musica. Quindi fatte le presentazioni, come sono arrivato a fare musica rap e perché. Il mio primissimo approccio è stato quando avevo 12 anni. Ero alle scuole medie e un giorno i miei professori portarono me e la mia classe dell'epoca in una sala grande, in un auditorium, perché quel giorno c'era un tizio, ci parlò di un qualcosa che aveva a che fare con la Terra dei Fuochi, una roba del genere. Al finale di questa spiegazione, diciamo, ci fece vedere un video e sentire un brano, ovvero New York Born di Rocco Hunt. Da quel momento in poi io ho iniziato a provare interesse per questo genere di musica. Avevo un amico all'epoca che veniva con me in classe e che già ascoltava la musica rap, quindi già conosceva artisti come Fedez, Clementino, Club Dogo, Fabri Fibra e altri ancora, e lui me li fece sentire. Maggiormente ascoltavo Clementino e Fedez. Un altro episodio importante che ricordo è che durante il periodo estivo di quell'anno, insomma, il mio papà era a lavoro in questo villaggio turistico e ci tengo che lo teniate bene a mente, villaggio turistico, che poi dopo ci torneremo. Mentre il mio papà lavorava io mi facevo la vacanza, approfittavo di questa cosa. In pratica lì ho avuto, diciamo, il primo, chiamiamolo sentore, nel volermi provare ad esibire. Ricordo che c'era questo animatore che stava facendo fare il karaoke a varie persone e volevo provare a chiedere a questo animatore di provare a rappare anch'io, solo che non ci riuscivo perché avevo stravergogna di farlo, ero molto timido, ero talmente in ansia che avete presente quando è che state in un luogo freddo e vi trema la mandibola, la mascella, insomma, ecco, stessa cosa io in quel momento. Però alla fine mi feci coraggio, andai da questo animatore, gli dissi che volevo provare a rappare, solo sfortunatamente il brano che io volevo rappare non ce l'aveva scaricato sul computer, quindi in quel momento pensai che bello, non lo faccio più. Ok, ero felice di non farlo al finale perché avevo vergogna per l'appunto, però allo stesso tempo poi in quei giorni, in quei mesi, iniziavo seriamente a pensare di iniziare a fare musica rap. Però tra me e me mi dicevo, mica lo penserei veramente di fare una roba del genere. Sempre quell'anno io sono un grande appassionato di videogiochi e all'interno di questo videogioco si chiamava WWE 2K15. C'era il jukebox con varie canzoni, tra cui una in particolare di Wiz Khalifa. Il brano si chiamava We The Boys. Divenne un mio tormentore a tal punto che ogni giorno ascoltavo solo quel brano, ma non in senso metaforico, veramente ascoltavo solo quel brano e l'ascoltai talmente tante volte
che riuscì a imparare il testo e a rappare il testo. Il mio primo brano proprio imparato come si deve è stato un brano rappato in americano. Ritornai ad ascoltare il rap italiano, riuscì a scoprire questo nuovo artista, Jamie Tights. All'epoca pubblicò questo brano, si chiamava Bene, e quel brano divenne il mio nuovo tormentore. Mi fomentava talmente tanto quel brano che ero in cameretta con le cuffiette, lo ascoltavo sul cellulare e là dissi ok, no, io da grande voglio fare questo, cioè da grande nella vita io voglio fare il rapper. La mia primissima esibizione fu davanti ai miei compagni di classe delle medie al pranzo di fine anno e ricordo che fu un'emozione bellissima perché cantavano tutti quanti con me. Tant'è che all'esame orale di terza media, quando è che finì, una delle mie professoresse mi chiese di cantare qualcosa in quel momento lì davanti a loro, ma io sono sempre stato un tipo timido, quindi non me la sentivo, insomma. Arriviamo comunque alle scuole superiori. Partiamo dal presupposto che io non sono mai stato un amante dello studio, che in pratica quel periodo dovevo scegliere che scuola fare, no? Io volevo fare il musicale, mi sono ritrovato a fare il liceo turistico, tecnico turistico, nel mentre continuavo a portare avanti la passione della musica e in pratica mi prendevano tutti per il culo. Oltre che per il fattore musica rap, anche per come ero caratterialmente, perché ripeto, ero il tipo timido, no? Poi ecco, avevo comunque il mio modo di vestire. E in pratica mi prendevano tutti per il culo nella mia classe, anche al di fuori della mia classe, nella scuola un po' c'era chi mi prendeva per il culo. Io prendevo il pulmino per andare a scuola, quindi anche nel pulmino, insomma, ero il zimbello, il mongoloide, lo stupido della situazione, tant'è che facevo difficoltà ad approcciare, a fare amicizia con il gentil sesso, facevo molta difficoltà ad approcciare. Nel pulmino c'era un ragazzo che mi sfotteva, mi perculava davanti alle ragazze, mi tirava i calci, mi dava i baccheri dietro al collo, le cosiddette scozzette. O anche ad esempio nel paesino dove abitavo prima, anche c'erano dei ragazzi più grandi di me, che quando mi vedevano mi prendevano anche loro per il culo, insomma, ne ho subite di cotte e di crude. E nonostante io ci rimanessi male, ho sempre avuto la necessità di esprimermi tramite la musica, quindi questo è stato il mio punto di forza. Arriviamo al 2020, il 2020 anno del Covid, chiusi in casa, io poi vabbè iniziai a fare le video lezioni. Quel periodo non ho la più pallida idea per quale motivo. E questo più che altro un mio parere, non sono sicuro di questa cosa. Cosa successe? Credo, quasi sicuramente, che erano 2 o 3 professori, ce l'avevano con me, tanto che c'era uno in particolare, mi perculava proprio per sto fatto della musica davanti a tutti. E mi sentivo strano imbarazzo, no? Ero perculato, vabbè, ovviamente non da tutti, che sono riuscito a fare amicizia con qualcuno. In particolare con un ragazzo che tutt'oggi è mio amico, ci sentiamo ancora, che saluto, si chiama Gaetano, ciao Gaetano. E in pratica mettete tutto nel calderone, perculato, non mi piaceva l'istituto che avevo scelto, me ne ero pentito alla fine. Tanti altri cazzi e mazzi, alla fine decisi di lasciare. Infatti sì, io non sono diplomato, con l'intenzione di dedicarmi esclusivamente solo alla musica in generale. E quindi ok, lasci la scuola, che fai? Vai a lavorare. Da quel punto in poi inizi a lavorare con il mio papà. Ricordate prima che ho detto villaggio turistico? Ecco, il caso vuole che si può dire che in teoria io là ho iniziato ad avere proprio i primi sentori forti, no? Nel voler fare musica rap. E guarda caso mi ci sono ritrovato anni dopo a lavorare, quindi da che oltretutto ero andato come turista, mi sono ritrovato a lavorare e in pratica qui, anzi lì, ho fatto quelle che sono poi le esperienze di vita di un ragazzo normale della mia età. E io dico sempre che ho iniziato un po' tardi a fare quel tipo di esperienze, perché essendo che provenivo da un paesino che era praticamente tutta campagna, c'era una bolla a quel paesino, non è che si facessero chissà quali esperienze, no? Quindi in questo posto ho iniziato a capire un po' come funzionava la vita, perché poi non solo
contesto villaggio turistico, ma essendo che era tutta la zona, era un luogo turistico, ho fatto un bel po' di esperienze. Arriviamo comunque al 2022. Da questo punto in poi, diciamo, inizia quella che è la seconda parte di questo video. Dovrò introdurvi a un discorso che qualcuno potrà pensare, ma che ci azzecca? Ci azzecca come? Perché? Ricordiamo, nel 2022 cos'è che è successo? La guerra in Ucraina è andata a peggiorare. Questa situazione ha fatto notizia ed è arrivata sulle nostre TV. Mi ricordo che nei telegiornali non si faceva altro che parlare di questa situazione, anche sui social media. E voglio ora che voi teniate bene a mente il fatto che io vedevo per TV, insomma, i telegiornali che parlavano di questa situazione. All'epoca dei fatti non è che ero tanto interessato, nel senso non me ne fregava proprio nulla, a dire il vero, avevo la mia vita, le mie cose, ma penso come la maggior parte di voi succede che arriva, vabbè, la stagione estiva, io torno a lavorare e guarda caso quell'estate arrivarono una cifra spropositata di ucraini nel posto in cui lavoravo e ho imparato l'inglese. E questa cosa mi ha aiutato ad approcciare, oltre che per il lavoro, anche in amicizia con queste persone. Questa cosa mi ha aiutato ad avvicinarmi a quella che era ed è tuttora la loro situazione. Perché cosa successe? Che in pratica la maggior parte, innanzitutto, delle persone presenti a villeggiare erano bambini, donne, anziani, ragazzini, e gli uomini, la maggior parte, erano chiamati al fronte. Quindi il mio primo approccio con queste persone è stato che mi raccontavano delle loro situazioni inerenti al fattore guerra, chi aveva lasciato delle città proprio perché erano bombardate, no? Quindi si era dovuto trasferire in altre città o addirittura in altri paesi. Quindi mi facevano vedere anche video delle loro città o addirittura le loro case distrutte. Altri video alquanto disumani che non racconterò, insomma vi lascio immaginare. Un'altra cosa che ricordo, in pratica tutte queste persone avevano un'applicazione sul cellulare che le avvisava, le avvertiva in caso di bombardamento, attacco nelle loro città, a quanto ho capito, è una cosa del genere. E questa applicazione, per avvertire queste persone, emulava il suono delle sirene antiaeree. Immaginate di stare in un luogo chiuso, voi sentite il voceare delle persone. All'improvviso, quando è che l'applicazione avvisava queste persone, quindi si sentiva il suono delle sirene antiaeree, all'improvviso calava un silenzio a dir poco inquietante, veramente, perché vedevi sti bambini che preoccupati, no? Lo capivi dal volto, dalla faccia che facevano. Alcuni chiamavano a casa probabilmente per sapere se era tutto ok. L'altro episodio che ricordo, e questo episodio in realtà mi è capitato più volte e anche in dinamiche differenti, però questo in particolare che mi è rimasto impresso era il calare del sole, quindi il tramonto, e ricordo questa bambina. Avrà potuto avere tra gli 8 ma 11 anni, non ci arrivava, 7 anni, insomma era piccola, e in pratica piangeva disperata, probabilmente perché aveva perso un suo parente, un suo caro a causa della guerra, e c'era la mamma lì con lei che l'abbracciava fortissimo. Lei si teneva la mamma cercava di rincuorarla, non so se si può dire, comunque le diceva cose del tipo non ti preoccupare, andrà tutto bene, robe di questo tipo. Nel mentre cercava di rincuorare la figlia, al tempo stesso lei cercava di trattenere le lacrime per non dar vedere alla figlia questa cosa, per non farla rimanere ancora più male. Vi ricordate quando è che vi ho detto il fatto del telegiornale, notizie in TV, se ne parlava ma a me non fregava niente? Ecco, cosa successe? Che una sera vidi in TV un documentario che parlava per l'appunto di queste persone ucraine che a loro volta, insomma, parlavano delle loro esperienze che avevano avuto oltretutto da poco. Ricordo che mi interessava, dato che c'ero dentro ormai, e allo stesso tempo ero preoccupato, cioè provavo un'ansia che voi non avete idea. Giustamente, vabbè, avevo fatto amicizia con tanti ragazzi che tutt'oggi sento ancora, è perché in realtà c'era una situazione in particolare che poi è stata la situazione
La motivazione scatenante del perché poi ho iniziato, che non racconterò, perché si tratta di una situazione innanzitutto privata, una roba personale che mi tocca ancora tutt'oggi e che non ha a che fare solo con me ma anche con altre persone. Ci tengo a tutelare la mia privacy, anche la privacy di queste persone, e quindi ero strainansia nel vedere questo documentario. Ero quasi in lacrime, giuro, non sto scherzando. Vacillava nella mia testa: perché non fare qualcosa? Sostenere queste persone a livello umano? Nel mio profondo pensare: perché non provare a fare un brano? Però questo era un pensiero che mi veniva di raramente in testa, e quindi lo accantonai. Quel periodo feci un tutt'altro brano, vabbè, lo pubblicai e quel brano riscosse un successo non da poco, perché nel giro di una settimana riuscii a fare qualcosa come 12.000, 13.000, 18.000 visualizzazioni, e notai comunque in generale che piaceva un sacco quel brano. Tanti ucraini che me l'avevano condiviso, era girato tra loro, era il periodo di Natale, prima di Natale, insomma. Ricordo mio padre mi disse: guarda, però sai, la canzone che hai fatto piace agli ucraini, perché non provi a parlare, no, a fare un brano dove parli della guerra in Ucraina? Torniamo un po' indietro. Questo pensiero, come prima vi dicevo, l'avevo avuto, però io non avevo mai parlato con nessuno, l'avevo tenuto sempre per me. E quindi quando mio padre mi disse questa cosa, io la presi un po' come un segno del destino e capii cosa dovevo fare. In pratica io avevo paura che qualcheduno avrebbe potuto pensare che io volevo approfittarmene di questa situazione. Cosa decisi di fare in quel periodo? Ovvero, la mia intenzione, volevo aiutare queste persone comunque in maniera tangibile, quindi fare una raccolta fondi o beni e quindi trovare un'associazione. Ora il mio scopo, il mio intento, oltre che a fare questa cosa, riuscire ad aiutare ragazzi miei coetanei, ragazzi o bambini, facendo laboratori, no? Tipo di musica, di arte, comunque cercando di intrattenerli. Però pensai, non è che se mi propongo un'associazione, l'associazione subito mi fa fare quello che voglio. E infatti poi così è stato. Oltretutto non mi fidavo delle associazioni, lo so, può sembrare stupido, ma io tanto all'epoca, essendo che l'idea era mia, di quello che stavo facendo, non mi fidavo, quindi al finale accantonai dopo mesi, perché io provai per mesi e mesi tramite persone, insomma, a proporre la mia idea, eccetera. Alla fine non capii che non era cosa. Al finale decisi di rischiarmela un po' e di fare solo il brano e pubblicare solo quello. Arriviamo ai miei famosi capelli. Pubblico il brano, sempre collegato al fatto dove ho raccontato della mia esperienza, no? Della scena che ho visto di quella bambina con la mamma. Io poi questa scena l'ho riportata in quel brano. Ovviamente in quel brano ho cercato di non magari esagerare con alcuni discorsi, perché ripeto, si tratta di una situazione delicata e comunque volevo rispettare l'Ucraina in generale. E il brano iniziava, le prime visualizzazioni, attualmente si trova quasi sulle 10.000 su YouTube. Le persone apprezzavano un casino e decisi di farmi le treccine in questo modo, perché in teoria già le portavo. Però dissi: perché non mi venne questa genialata? Ovvero, perché non fare le bule gialle? Perché bule gialle? Il blu giallo sta a simboleggiare la bandiera dell'Ucraina, no? È la bandiera dell'Ucraina. Pensai, se io mi faccio le treccine in questo modo, e comunque nel villaggio turistico dove lavoravo c'erano parecchi ucraini, venivano a velleggiare parecchi ucraini, mi vedono e comunque mi vedono vestito a reppettare, il tatuaggio, no? Probabilmente pensano: ok, questo fa musica, probabilmente è un rapper, porta le treccine blu e gialle, perché se lo sarebbero chiesti. E quindi al finale così è stato, e infatti quel periodo, da che, ripeto, il tipo timido, ho avuto modo di iniziarmi a esibire davanti agli ucraini, e per gioco un giorno una mia vecchia conoscenza, un'amica, mi disse: perché non vai in Ucraina e stai diventando famoso? Per gioco, e dissi: smettila di fare la stupida. Però poi più passava il tempo pensai che davvero dovevo andare in Ucraina
per innanzitutto il fatto associazione eccetera, perché poi è sempre rimasto in me la voglia di aiutare in maniera tangibile queste persone, ma per lo più bambini, ragazzini, ragazzi, miei coetanei, insomma, vi ricordate il fatto laboratori, musica, arte, intrattenere, ecco, il mio scopo è sempre stato quello e lo è tutt'oggi a livello aiuti umanitari. Infatti in futuro mi piacerebbe farlo. E magari ora, se si presenta l'occasione, perché no? Alla fine ho deciso di partire per davvero per l'Ucraina. E comunque ero riuscito a crearmi una piccola fanbase. Però io poi questa cosa la dissi un po' a tutti e tutti quanti no, non andare, è pericoloso, non approvo la tua idea, gli altri non frega nulla di te. Qual era, no? Il fatto che non frega nulla di te. Il dubbio, mi avevano messo questo dubbio in testa, ovvero che pensai, non è che magari a loro non frega veramente nulla di me, magari interessa solo al momento, solo perché queste persone comunque si vengono a fare la vacanza. Quindi volevo togliermi questo dubbio, quindi questo è stato uno dei motivi, se non il motivo principale, per la quale poi sono partito per l'Ucraina l'anno scorso. E quindi parto, arrivo in Ucraina, nel giro di 3 giorni ho avuto questa risposta, ho capito che piaceva davvero quello che stavo facendo, alle persone interessava. Come l'ho capito? L'ho capito perché andai a fare un'esibizione in una scuola tramite un amico che mi invitò, eccetera, che tutt'oggi lo sento, lo saluto, si chiama Andri, ciao Andri, e in pratica lì ebbi la conferma, mentre ero sul palco mi resi conto che quello che stavo facendo non era da poco, aveva un potenziale. Io poi in realtà già prima non ho mai negato, ci tengo a precisare questa cosa, non ho mai negato, ho fatto finta l'ho sempre ammesso che per me questa cosa può essere anche un'occasione per svoltare e far diventare la mia passione un lavoro. E perché ho scelto di farlo proprio tramite la musica? Perché beh, innanzitutto è la mia passione, è perché è il mio unico modo di sostenere queste persone. Ho deciso di unire la mia passione al fatto che poi oltretutto io sono sempre stato una persona buona, forse anche troppo. Veramente ho sempre provato piacere nel poter aiutare gli altri. In qualsiasi modo, attenzione, non solo tramite la musica, ma se un amico ad esempio si trova in difficoltà, io lo aiuto. Una persona che non conosco, non nego, sì, mi è capitato in passato di aiutare, forse anche esagerando, l'ho preso anche a quel servizio, perché penso sia una delle sensazioni più belle, no? Riuscire ad aiutare qualcuno, se non la più bella. Mi fa sentire pulito, non so come spiegarmi, è come respirare aria fresca. Niente, vabbè, poi ho fatto quella mia esperienza in Ucraina, sono tornato, insomma ci sono un sacco di cose che potrei raccontarmi inerenti alle mie esibizioni, la guerra, periodo scuola, insomma un casino di cose. E poi oltretutto io non ho detto, il periodo scuola, io poi ho conosciuto uno dei miei professori che è diventato uno dei miei fan, sostenitori. Infatti se faccio questo video è anche grazie a lui. Io poi sono stato nella sua scuola, mi ha invitato a parlare della mia esperienza in Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti questo video è rivolto anche ai suoi studenti. Lo saluto e mando un abbraccio forte. E quest'anno sono ritornato in Ucraina. Attualmente mi trovo in Ucraina, sono a Leopoli, a Lviv. Sì, comunque avete capito bene, io mi trovo in Ucraina. Perché mi trovo nuovamente in questa città, in questo paese? Per il semplice motivo che innanzitutto, come dicevo prima, il mio scopo di vita è realizzarmi in questo settore. Ho capito che c'è un'occasione nel potermi realizzare e far diventare la mia passione un lavoro. L'altro motivo è che il mio prossimo obiettivo è quello di farmi conoscere da quante più persone possibili. Comunque sì, ok, è vero, ho creato una piccola fanbase, ma ora dobbiamo espanderla questa fanbase. Quindi mi piacerebbe riuscire anche a fare qualche esibizione, serata, live, concerto. E poi in realtà c'è ancora un'altra motivazione del perché lo sto facendo. Questo pregiudizio, no, sui napoletani, no? Poi in generale, ovviamente non tutti hanno questo pregiudizio. Il mio intento è distruggere ancora di più questo stereotipo, portando quella che è la mia città, la mia gente, oltre che in Italia, anche all'estero. Trasmettere quella che è la mia napoletanità alle persone, rappresentando oltretutto anche però quello che è il mio paese.
perché in Italia c'è questa cosa che ci si odia tra nord e sud, insomma. Voglio rappresentare anche, diciamo, l'Italia in generale, perché per quanto mi riguarda comunque c'è da considerare che c'è gente che è morta per unire il nostro paese, che ha combattuto per difendere il nostro paese. Quindi, detto ciò, se vi può interessare, dato che ci sono un sacco di aneddoti, racconti, fate conto che in questo video si può dire che ho fatto un riassunto. Fatemi sapere nei commenti, oppure scrivetemi, a me fa piacere, se vi può interessare altro. A me personalmente mi piacerebbe documentare quello che sto facendo, oltre che magari a fare video backstage. Io vi lascio poi tutto in descrizione, i link dei miei canali social, insomma Spotify, SoundCloud, Instagram, TikTok, in modo tale che possiate sia vedere che sentire quello che ho fatto, quello che vi ho raccontato. Ci tengo a ringraziare chi è arrivato fin qui, ci tengo a ringraziare la mia piccola fanbase, ci tengo a ringraziare chi ho già menzionato in questo video e poi chi mi sostiene. Allora ci rivedremo forse in un altro video. Ciao a tutti!